Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il WooPower V63, caricabatterie 1S della GPRC, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Già dalla scatola questo caricabatterie sembra essere decisamente interessante, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il caricabatterie, un manuale di istruzioni, un cavo USB tipo C e dei biglietti da visita GPRC. Il GPRC V-Charger è un caricabatterie multifunzione a 6 canali per l'Ipo-OS. Nella parte sinistra abbiamo gli slot per le batterie e nella parte destra un display LCD con una rotella di selezione ed un tasto indietro. I connettori nella parte superiore sono dei BT 2.0 per batterie BTFPV o compatibili. Inoltre abbiamo 3 connettori PH 2.0 su un lato e altri 3 connettori PH 2.0 sull'altro. Come specificato sul manuale, non è assolutamente possibile caricare contemporaneamente sullo stesso canale batterie BT 2.0 e batterie PH 2.0. Se avete batterie di diverso tipo è possibile caricarle entrambe, ma dovete posizionarle su 2 canali diversi. Per quanto riguarda l'alimentazione possiamo usare la connessione USB tipo C o l'alimentazione diretta tramite connettore XT60. Se usiamo la USB-C ci serve un caricatore con la tecnologia PD 3.0, per capirci quelli a ricarica rapida degli smartphone. Se invece usiamo l'XT60 è possibile usare un alimentatore per caricabatterie o in alternativa una batteria esterna con un massimo di 6 celle. Anche per quanto riguarda l'alimentazione non è possibile utilizzare contemporaneamente la porta USB e il connettore XT60, infatti GPRC ha aggiunto questo slider che effettivamente ci impedisce di farlo. Nella parte inferiore abbiamo una ventola per mantenere basse le temperature, funzionalità che ritorna utile nel momento in cui il caricabatterie è sottoposto a maggior sforzo. Ora alimentiamo il caricabatterie per accenderlo. Prima di tutto, per settare le impostazioni del caricabatterie, teniamo premuto a lungo il tasto indietro. Qui ci sono vari parametri che possiamo modificare, come la luminosità, il buzzer o i timer. Tendenzialmente qui potete lasciare tutto così com'è, perché le impostazioni predefinite vanno bene. Se avete cambiato delle impostazioni ma non vi ricordate cosa, è possibile ripristinare il caricabatterie ai valori di fabbrica tramite un factory reset. Per uscire premiamo nuovamente indietro. Passiamo ora ai vari parametri che possiamo impostare per le batterie. Trattandosi di un 6 canali è possibile settare impostazioni diverse per ogni batteria che andremo a caricare. Posizioniamoci su un canale e premiamo Enter. Qui possiamo scegliere il tipo di batteria da ricaricare, LiPo, LiPo HV o LiFe. Per quanto riguarda il tipo di carica possiamo scegliere tra carica, scarica e storage. Particolarmente interessante è la funzionalità storage, in quanto molto difficile da trovare nei caricabatterie 1S. Per quanto riguarda la ricarica possiamo impostare un massimo di 3 A, valore decisamente alto per un caricabatterie di questo tipo. Per finire possiamo scegliere se applicare queste impostazioni a una o più batterie, o eventualmente scegliamo qui per applicare le impostazioni su tutti i canali. Una volta fatta la nostra scelta premiamo Enter su Applica. A questo punto posso ricaricare una delle mie batterie, qui ho una 550 mAh, in questo caso devo scegliere se ricaricarla a 0.6 o a 0.5 A, non fa molta differenza, io scelgo 0.5 A. Come vedete la ricarica parte in automatico non appena la batteria viene inserita nello slot. Qui nel display possiamo monitorare lo stato di carica e verremo avvisati quando questa sarà completata. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Il GPRC V-Charger si presenta come un caricatore ricco di funzionalità ma allo stesso tempo molto semplice da utilizzare. Bene 6 canali che ci permettono di caricare contemporaneamente un buon numero di batterie. Buona anche l'alimentazione che ci permette di usare una batteria esterna per ricaricare le LiPo anche in assenza di corrente. A tal proposito, per avere un'ottima autonomia di ricarica potete valutare delle Lion 21700 come queste, vi lascio il link in descrizione.
Molto buona anche la possibilità di mettere in storage le batterie, funzionalità difficile da trovare nei caricatori per l'iponacella. In conclusione consiglio questo caricabatterie soprattutto a chi partecipa alle whoop racing e necessita di caricare molte batterie tra una gara e l'altra. In alternativa il GPRC Woo Charger va bene in generale anche a chi vuole ottimizzare i tempi di ricarica in presenza di molte batterie. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.